Peperoni sott'olio golosissimi, senza rischio di contrarre botulino. Questi peperoni vengono cotti al forno e hanno un profumo e un sapore unico. Prepariamoli insieme. Ho lavato e asciugato 14 peperoni di colore giallo e rosso. Li metto in forno per un'ora a 220 gradi, scambiando le teglie a metà cottura e rigirando anche i peperoni all'interno. Quando sono ancora caldi, li chiudiamo in contenitori ermetici. In questo modo sarà facilissimo togliere la pelle. Dopo un'oretta, guardate, basterà semplicemente toccare i peperoni e la pelle verrà via da sola. Togliamo anche i filamenti interni e i semini in eccesso. Nel frattempo vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanellina delle notifiche e di lasciare un like a questo video. Se vi fa piacere lasciate anche un commento e ditemi come preparate voi i peperoni sott'olio. A me farà tanto piacere conoscere la vostra ricetta. A questo punto possiamo tagliare i peperoni a filetti. Affetto anche 3 spicchi di aglio. Preferisco non tagliare l'aglio in maniera troppo sottile. In questo modo sarà visibile e non ci sarà il rischio che qualcuno lo mangi. Per condire i peperoni potete utilizzare quello che più vi piace. Noi li lasciamo abbastanza neutri, quindi un po' di olio, un po' di sale e naturalmente l'aglio. Per quanto riguarda peperoncino, origano, menta o prezzemolo, sono tutte cose che invece mettiamo al momento in cui si mangia. Prepariamo i vasetti. Per questa quantità ho utilizzato 4 vasetti, li ho sterilizzati. Mettiamo sul fondo un po' di olio, l'aglio e riempiamoli. Completiamo così tutti i nostri vasetti. I peperoni sott'olio grigliati sono davvero deliziosi, accompagnati con una bella bruschetta. Fanno un profumo delizioso e sono tenerissimi. Si sciolgono letteralmente in bocca. Bene, concludiamo inserendo un po' di olio in superficie e chiudiamo bene. A questo punto non ci resta altro che andarli a sterilizzare per 20 minuti. Mettiamo un canovaccio sul fondo della nostra pentola, in modo che il vetro non rischi di rompersi. Dopo 20 minuti facciamo raffreddare completamente i peperoni prima di andarli a rimuovere dalla pentola. Verifichiamo se si è formato il sottovuoto. Quindi se il tappo non fa clic al centro, vuol dire che il sottovuoto è avvenuto e i nostri peperoni si conserveranno in dispensa al buio e in luogo fresco e asciutto per almeno un anno. Spero che questa ricetta vi sarà utile. Come vedete, al momento di servirli possiamo condirli come ci piace: peperoncino, menta, prezzemolo, origano. Spero che vi sia piaciuta la ricetta, un bacione e ci vediamo domani.
E se vi fa piacere, seguitemi anche su Instagram, commentate, lasciate un like e condividete con gli amici. Mi sarete davvero di grande supporto per far conoscere il mio canale a più persone. Ciao e alla prossima!